Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di 4 funzioni di ricerca e riferimento di Excel. Le funzioni a matrice dinamica a.capo.col, a.capo.riga, a.col e a.riga, disponibili solamente nelle ultime versioni di Excel. Si tratta di 4 funzioni utilissime che permettono di ottenere risultati che, con le vecchie funzioni di Excel, sarebbero difficilissimi o addirittura impossibili da ottenere e comunque richiederebbero l'elaborazione di formule chilometriche oppure l'utilizzo del Visual Basic for Application. All'interno del video troverai una formula utilissima che ti permetterà di suddividere in più gruppi, in modo casuale, un lungo elenco di persone. Per comprendere al meglio la sintassi di queste 4 funzioni, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Ad una convention aziendale si vogliono distribuire i 100 dipendenti in modo da formare 6 gruppi da circa 17 dipendenti ciascuno. Ti voglio proporre 3 modi per raggiungere l'obiettivo. Se vuoi suddividere i gruppi in base all'ordine alfabetico, puoi utilizzare la funzione a.capo.col, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, ci sono 2 argomenti obbligatori e uno facoltativo. Inseriamo subito questa funzione in cella C5, uguale a.capo, e selezioniamo con il tab la funzione che ci interessa. Il primo argomento è il vettore che vogliamo suddividere in più colonne. Clicchiamo dunque in cella A2, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace e punto e virgola per passare al secondo argomento. Siccome ogni gruppo deve avere circa 17 dipendenti, scriviamo 17 per indicare a Excel che vogliamo elenchi di 17 righe ciascuno. Chiudiamo la parentesi senza utilizzare il terzo argomento e premiamo Invio. Come puoi notare, il nostro obiettivo è stato raggiunto. Siccome però 17 righe per 6 colonne fa 102 celle, le ultime 2 celle restano vuote e la funzione restituisce un errore di valore non disponibile. Utilizziamo dunque il terzo argomento. Posizioniamoci qui dopo il 17 e digitiamo punto e virgola per passare al terzo argomento. In caso di errore voglio che ci sia una cella vuota, virgolette virgolette. Premo di nuovo invio e le celle che prima contenevano un errore ora sono vuote. Ti propongo ora un secondo modo, secondo me leggermente migliore, per suddividere l'elenco in 6 gruppi da circa 17 dipendenti ciascuno. Possiamo utilizzare la funzione a.capo.riga, la cui sintassi è identica a quella della funzione a.capo.col. Inseriamo subito la funzione in cella C5, uguale a.capo, selezioniamo la funzione a.capo.riga con il tasto Tab e come primo argomento il vettore costituito dall'elenco dei dipendenti, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace, e dopo aver digitato punto e virgola, come secondo argomento scriviamo 6, poiché questa funzione inserisce i primi 6 nomi in orizzontale e poi va a capo per compilare la seconda riga. In caso di errore, come terzo argomento, dopo aver digitato punto e virgola, scriviamo virgolette virgolette per lasciare la cella vuota. Chiudiamo la parentesi e premiamo Invio. Dico che questo modo è leggermente migliore rispetto al precedente per 2 motivi. Innanzitutto, non viene rispettato l'ordine alfabetico iniziale e comunque ogni gruppo resta in ordine alfabetico. E in più, numericamente, i dipendenti sono meglio distribuiti poiché ci sono 4 gruppi da 17 e 2 gruppi da 16, mentre prima c'erano 5 gruppi da 17 e un gruppo da 15, e quindi con 2 dipendenti in meno. Ti voglio far presente una cosa molto importante. Quando nell'elenco iniziale sono presenti celle vuote, le funzioni a.capo.col e a.capo.riga riportano degli zeri. Come possiamo escludere questi dati mancanti dagli elenchi? Lo facciamo utilizzando la funzione filtro. Ti mostro come procedere.
seleziona di nuovo la cella C5 e qui nella funzione a caporiga seleziona il primo argomento e copialo, CTRL-C. Inseriamo ora qui, subito dopo la parentesi tonda, la funzione filtro. Scegliamola dall'elenco con un doppio clic e qui, dopo il riferimento a 101, digitiamo punto e virgola e passiamo all'argomento includi. Incolliamo di nuovo l'intervallo A2 a 101 e digitiamo diverso, che si scrive minore maggiore, di virgolette virgolette, cioè dalla cella vuota. Chiudiamo la parentesi ed esaminiamo nuovamente la formula. Come puoi notare ora, la funzione filtro analizza l'intervallo dei dipendenti e lo filtra eliminando tutte le celle vuote. Premendo invio sembra che non sia successo nulla, ma non appena cancelliamo qualche cella, questa viene esclusa dall'elenco, infatti mancano già 3 persone. Se ne cancellassi un'altra, gli elenchi si ridurrebbero ulteriormente. Annullo ora le ultime modifiche con CTRL-Z e ti mostro il terzo modo, il migliore in assoluto. Ti mostro ora come ottenere una suddivisione in gruppi totalmente casuale. Inseriamo all'interno della formula iniziale dell'esercizio precedente la formula per ottenere una permutazione che ti ho spiegato nel video 27 di questa playlist, il video sulla funzione dati ordina per. Inseriamo questa formula all'interno del primo argomento in sostituzione dell'intervallo A2 a 101. Incollo la formula. In questo modo, premendo invio, al posto di avere un elenco ordinato, abbiamo un elenco casuale, che però ha un grosso problema. Cancellando anche una sola cella, l'elenco scompare e al suo posto viene visualizzato un messaggio d'errore. Annulliamo le modifiche e correggiamo la formula utilizzando la funzione filtro. Come già fatto nell'esercizio precedente, sostituiamo l'intervallo A2 a 101 con l'intervallo filtrato, sia nel primo argomento della funzione dati ordina per che nell'argomento della funzione conta valori. Incollo. Invio. In questo modo, come puoi notare, cancellando un qualsiasi numero di dipendenti, gli elenchi sono sempre casuali e rimangono tutti approssimativamente della stessa lunghezza. Annulliamo le modifiche e passiamo al prossimo esempio. Incolonna i dati della tabella sottostante scansionandoli per riga. Nella lista dovranno dunque comparire prima i 4 nomi della prima riga, poi i 4 nomi della seconda riga e così via. Ci viene in aiuto la funzione a.call, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, solo il primo argomento è obbligatorio, gli altri sono facoltativi. In cella F2 digitiamo uguale a.call tab, selezioniamo i nomi presenti in questo intervallo e premiamo invio. Come puoi notare abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma cosa succede se cancelliamo qualche nome? Compaiono degli zeri. Annullo le modifiche e inserisco il secondo argomento della funzione. Mi posiziono prima della parentesi di chiusura, digito punto e virgola e vedo che 0 oppure omesso consente di mantenere tutti i valori e dunque sostituisce le celle vuote con degli zeri. 1 ci consente di ignorare i valori vuoti, 2 gli errori e 3, che secondo me è l'opzione migliore, consente di ignorare sia i valori vuoti che gli errori. Digito 3 e premo invio. Cancellando ora qualche cella, l'elenco si accorcia e anche inserendo un valore di errore, ad esempio uguale a 5 fratto 0 che produce un errore, viene ignorato e l'elenco si accorcia ulteriormente. Annullo di nuovo le ultime modifiche e ti spiego a cosa serve il terzo argomento. Il terzo argomento serve a scansionare la matrice per colonna, cioè elencare questi nomi, poi questi e infine questi. Mi posiziono in cella H2 e inserisco la funzione a.call. Come primo argomento seleziono la matrice, digito punto e virgola e come secondo argomento inserisco 3 in modo da ignorare sia le celle vuote che gli errori. Digito di nuovo punto e virgola e come si legge qui dallo screen tip, omettendo il terzo argomento oppure scrivendo falso, si ottiene una scansione per riga, come nella tabella precedente, mentre inserendo 1 oppure vero, si ottiene una scansione per colonna.
chiudo la parentesi e premo invio, ottenendo così il risultato desiderato che funziona anche quando ci sono celle vuote. Vediamo ora un esempio sulla funzione a.riga. Dobbiamo allineare orizzontalmente i dati di questa tabella scansionandoli per riga, cioè prima ci sarà questo nome, poi questo, poi questo, poi questo e così via. Ci viene in aiuto la funzione a.riga, la cui sintassi è identica a quella della funzione a.col. Inseriamo in cella B11 la funzione a.riga, digitiamo uguale a.riga, tab, e come primo argomento della funzione selezioniamo la matrice e dopo aver digitato punto e virgola scriviamo 3 in modo da ignorare sia i valori vuoti che gli errori. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio, ottenendo così il risultato desiderato. Vediamo ora a cosa serve il terzo argomento. Dobbiamo allineare orizzontalmente i dati della tabella sottostante, scansionandoli questa volta per colonna, cioè devono comparire nell'ordine prima questi nomi e poi questi. Posizioniamoci in cella B22 e digitiamo uguale a.riga. Tab, selezioniamo la matrice, come secondo argomento digitiamo 3 in modo da ignorare sia i valori vuoti che gli errori e come terzo argomento vero, in modo da analizzare i dati per colonna. Se il terzo argomento fosse omesso oppure impostato a falso, i dati verrebbero analizzati per riga come nell'esempio precedente. Chiudiamo ora la parentesi e premiamo invio, ottenendo così il risultato atteso. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!